Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Colecomb Servier Italia SPA. Ultimo aggiornamento. 21 ottobre 2021. Cos'ha Colecomb? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Colecomb durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Colecomb? Colecomb ha un farmaco a base del principio attivo rosuvastatina più ezetimibe, appartenente alla categoria degli ipolipemizzanti e nello specifico associazioni di varie sostanze modificatrici dei lipidi. È commercializzato in Italia dall'azienda Servier Italia SPA. Colecomb può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Colecomb 10 mg più 10 mg 30 capsule rigide. Colecomb 20 mg più 10 mg 30 capsule rigide. Colecomb 5 mg 10 mg 30 capsule rigide. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Proterapia Ungari KFT. Concessionario: Servier Italia SPA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: rosuvastatina più ezetimibe. Gruppo terapeutico: ipolipemizzanti. Forma farmaceutica: capsula. Indicazioni: Colecomb ha indicato, in aggiunta alla dieta, nel trattamento dell'ipercolesterolemia primaria come terapia sostitutiva in pazienti adulti adeguatamente controllati con i singoli principi attivi somministrati contemporaneamente allo stesso dosaggio dell'associazione fissa, ma come prodotti separati. Posologia. Colecomb ha indicato nei pazienti adulti la cui ipercolesterolemia adeguatamente controllata con le preparazioni a base dei monocomponenti somministrati separatamente, allo stesso dosaggio della combinazione raccomandata. Il paziente deve seguire un'appropriata dieta povera di grassi e continuare questo regime durante il trattamento con Colecomb. La dose giornaliera raccomandata di una capsula al giorno del dosaggio indicato, a stomaco vuoto o pieno. Colecomb non è adatto per la terapia iniziale. L'inizio del trattamento o l'aggiustamento della dose, se necessario, deve essere compiuto solo con i monocomponenti e dopo aver stabilito le dosi opportune è possibile il passaggio all'associazione fissa della concentrazione appropriata. Colecomb 5 mg 10 mg, 10 mg 10 mg and 20 mg 10 mg capsule rigide non è indicato per quei pazienti che richiedono un dosaggio di 40 mg di rosuvastatina. Colecomb deve essere preso o a 0 yen 2 ore prima o a 0 yen 4 ore dopo la somministrazione di un sequestrante di acidi biliari. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Colecomb nei soggetti di età inferiore ai 18 anni non è stata ancora stabilita. I dati al momento disponibili sono descritti nei paragrafi 4, 8, 5, 1 e 5, 2, ma non può essere fornita alcuna raccomandazione riguardante la posologia. Anziani. Nei pazienti sopra i 70 anni è raccomandata una dose iniziale di 5 mg di rosuvastatina, vedere paragrafo 4, 4. La combinazione non è adatta per una terapia iniziale. L'inizio del trattamento o l'aggiustamento della dose, se necessari, devono essere compiuti con monocomponenti e, dopo aver stabilito le opportune dosi, è possibile il passaggio all'associazione fissa della concentrazione appropriata. Compromissione renale. Non risulta necessario un aggiustamento di dosaggio nei pazienti con una lieve o una moderata compromissione renale. La dose iniziale raccomandata di 5 mg di rosuvastatina in pazienti con una moderata compromissione renale, clearance della creatinina 60 ml/min. L'associazione fissa non è adatta per una terapia iniziale. Le preparazioni a base dei singoli principi attivi devono essere utilizzate per iniziare il trattamento o per modificare la dose. L'uso di rosuvastatina in pazienti con grave compromissione renale è controindicato a qualunque dosaggio, vedere paragrafi 4, 3 e 5, 2. Compromissione epatica. Non ha richiesto alcun aggiustamento di dosaggio nei pazienti con lieve compromissione epatica, punteggio secondo KILD-PUG da 5 a 6. Il trattamento con Colecomb non ha raccomandato nei pazienti con disfunzione epatica moderata, punteggio KILD-PUG da 7 a 9, o grave, punteggio KILD-PUG 9, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Colecomb ha controindicato nei pazienti con malattie epatiche attive, vedere paragrafo 4, 3. Razza. Un'incrementata esposizione sistemica di rosuvastatina è stata osservata in soggetti asiatici, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2.
La dose iniziale raccomandata di 5 mg di rosuvastatina per i pazienti con ascendenza asiatica. L'associazione fissa non è adatta per la terapia iniziale. Le preparazioni a base dei singoli principi attivi devono essere utilizzati per incominciare il trattamento o modificare la dose. Polimorfismi genetici sono note tipologie specifiche di polimorfismo genetico che possono portare a un incremento dell'esposizione alla rosuvastatina, vedere paragrafo 5.2. Per i pazienti che presentano questo polimorfismo è raccomandata una dose giornaliera di Colicomb a bassa. Dosaggio nei pazienti con fattori che predispongono alla miopatia. La dose iniziale raccomandata in pazienti con fattori che predispongono alla miopatia di 5 mg di rosuvastatina, vedere paragrafo 4.4. L'associazione fissa non è adatta per una terapia iniziale. Le preparazioni a base dei singoli principi attivi devono essere utilizzate per iniziare il trattamento o per modificare il dosaggio. Terapia concomitante. La rosuvastatina ha un substrato per varie proteine di trasporto, per esempio ATP1B1 e BCRP. Il rischio di miopatia, inclusa la rabdomiolisi, aumenta quando Colicomb è somministrato in concomitanza con alcuni medicinali che possono aumentare la concentrazione plasmatica di rosuvastatina a causa delle interazioni con le proteine di trasporto, per esempio la ciclosporina ed alcuni inibitori proteici, incluse le combinazioni di ritonavir con atazanavir, lopinavir e otiprandavir. Vedere paragrafi 4 e 4.5. Ove è possibile, devono essere considerate altre terapie alternative e, se necessario, interruzioni temporanee della terapia con Colicomb. Nelle situazioni in cui la co-somministrazione di questi medicinali con Colicomb sia inevitabile, i benefici e i rischi di questo trattamento concomitante e l'aggiustamento delle dosi di rosuvastatina devono essere attentamente considerati, vedere paragrafo 4.5. Modo di somministrazione. Uso orale. Colicomb deve essere assunto una volta al giorno allo stesso orario a stomaco pieno o vuoto. La capsula deve essere inghiottita intera con un bicchiere d'acqua. Controindicazioni. Colicomb ha controindicato nei pazienti con ipersensibilità ai principi attivi, rosuvastatina, ezetimibe o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. In pazienti con malattie epatiche attive, tra cui inspiegati e persistenti aumenti delle transaminasi sieriche e ogni altro aumento di transaminasi sieriche che ecceda di 3 volte il normale limite superiore, ULN. Durante la gravidanza o l'allattamento e nelle donne in età fertile che non usano le misure contraccettive appropriate. In pazienti con compromissione renale grave, clearance della creatina 30 ml/min. In pazienti affetti da miopatia. In pazienti che assumono in concomitanza la ciclosporina. Vedere paragrafi 4, 5 and 5, 2. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Effetti muscoloscheletrici. Sono stati segnalati effetti indesiderati muscoloscheletrici come mialgia, miopatia e, raramente, rabdomiolisi in pazienti trattati con rosuvastatina con tutte le dosi, e in particolare con dosi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Controindicazioni. Ciclosporina. Durante il trattamento concomitante di rosuvastatina e ciclosporina, i valori AUC di rosuvastatina sono stati in media 7 volte più alti di quelli osservati in volontari sani. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Colicomb insieme ad altri farmaci come Eurosacido Fusidicoteva Euro, Aerosdermomicin Corta Euro, Aerosepclusa Euro, Aerosfucicorta Euro, Aerosfucidina Euro, Aerosfucidina Euro, Aerosfucimix Beta Euro, Aerosfucitalmica Euro, Aerosfusapiel Beta Euro, Aerosfusicutam Beta Euro, Aeroscervonia Euro, Aerosnirvaxona Euro, Aerosrifadina Euro, Aerosrifatera Euro, Aerosrifina Euro, Aerosrifocina Euro, Aerosvolsivia Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Colicomb durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Colicomb durante la gravidanza e l'allattamento? Colicomb ha controindicato durante la gravidanza e l'allattamento. Le donne in età fertile devono utilizzare opportune misure contraccettive. Gravidanza. Rosuvastatina. Dato che il colesterolo e altri prodotti della biosintesi vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Colicomb non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Non è stato condotto alcuno studio al fine di valutare l'effetto della rosuvastatina o delle zetemibe sulla capacità di guidare e usare macchinari.
Tuttavia, quando si guidano veicoli o quando si usano macchinari bisogna tenere presente che durante il trattamento si possono verificare vertigini. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse osservate con rosuvastatina sono generalmente lievi e di natura transitoria. Negli studi clinici controllati, meno del 4% dei pazienti trattati con rosuvastatina, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non esistono dati di letteratura relativi al sovradosaggio di rosuvastatina. Non esiste uno specifico trattamento in caso di sovradosaggio con rosuvastatina. Negli studi clinici, la somministrazione di ezetimibe, 50 mg barra giorno, a 15 soggetti sani fino a 14 giorni, o 40 mg barra giorno a 18 pazienti affetti da ipercolesterolemia primaria fino a 56 giorni, è stata generalmente ben tollerata. Non è stata riscontrata tossicità negli animali dopo singole dosi orali di 5.000 mg barra kg di ezetimibe nei ratti e nei topi e 3.000 mg barra kg nei cani. Sono stati riscontrati pochi casi di sovradosaggio, molti dei quali sono stati associati ad effetti indesiderati. Questi, comunque, non sono risultati gravi. In caso di sovradosaggio, devono essere utilizzate misure sintomatiche e di supporto, e le funzioni epatiche e i livelli di CK accuratamente monitorati. È improbabile che l'emodialisi sia di beneficio in queste situazioni. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Sostanze modificatrici dei lipidi. Inibitori della HMG-CoA riduttasi in associazione con altre sostanze modificatrici dei lipidi. Codice ATC. C10BA06. Rosuvastatina. Meccanismo d'azione. La rosuvastatina ha proprietà farmacocinetiche. Terapia con combinazione di rosuvastatina più ezetimibe. L'uso concomitante di 10 mg di rosuvastatina e 10 mg di ezetimibe ha determinato un incremento pari a 1,2 volte della AUC della, dati preclinici di sicurezza. Negli studi di somministrazione con ezetimibe e con statine, gli effetti tossici osservati sono stati essenzialmente quelli tipicamente associati alle statine. Alcuni degli effetti tossici sono stati più marcati rispetto, elenco degli eccipienti: nucleo, cellulosa microcristallina silicizzata, cellulosa microcristallina, E460, e silice colloidale anidra, E551, silice colloidale anidra, E551, magnesio stearato, E572, povidone, E1201, crosscarmellosa sodica, E468, cellulosa microcristallina, E460, manditolo, E421. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Colicomb a base di rosuvastatina più ezetimibe sono Aurozeb, Colecomb, Quiloga, Rosumib, rosuvastatina e ezetimibe doc, rosuvastatina e ezetimibe teva, rozetimab. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.